è di tantissimi anni fa, Sì. con Cree. Qui lui mi faceva fare una posa di danza classica. Mamma mia, aspetta, partiamo dal presupposto, quanti anni avevate qua? Ma parliamo di te, come nasce la tua passione per l'Inter? Che questa è una cosa che abbiamo tutti in comune in questo studio. Esatto, per forza. Per forza, se no non invito, entri. no, non invito nessuno esatto. se non hanno questo... Giustamente. Beh, allora, sicuramente nasce da sempre, cioè io sono nata con la passione per l'Inter, ma perché mio padre è interista, il padre di mio padre è interista, il padre del padre di mio padre, cioè è una generazione. So soltanto che il mio bisnonno vedeva l'Inter all'Arena giocare, quindi cioè per dirti parliamo del 1910, 1920, non so neanche io. Quindi è una cosa abbastanza innata, tramandata di generazione in generazione. E mio padre mi ha portata la prima volta a San Siro, me lo ricordo ancora, che avevo tipo 7-8 anni, una roba del genere. Bisogna iniziare presto. Esatto, devi indottrinare subito, cosa che... Perché a quell'età poi sai, a scuola rischi di farti condizionare, bisogna subito martellare. Infatti mio padre l'ha detto, io fin da subito dovevo darti delle chiare regole in casa, che se tu non sei io non sei più mia figlia. Cioè è giusto così. No, ma infatti, ti dico, quindi da quando mi ricordo l'Inter è stato prendere in casa nostra, anche perché figurati mio padre, come si dice, è dell'Inter Club da più di 30 anni, va a San Siro abbonato, cioè per una di quelle cose che quando l'Inter è l'Inter, cioè, già grazie che non ha uno stemma tatuato in fronte. E poi quindi durante gli anni, giustamente, per quanto possibile, inerente anche a quello che faccio io, quindi... che è una cosa completamente diversa ovviamente, però mi ha sempre comunque dato quelle pillole, mi diceva piccolezze, il fenomeno Ronaldo, piuttosto che sì, Zanetti, Mourinho, quindi cioè, mi ha sempre detto qualcosina, diciamo, e mi ha sempre quindi portato verso la direzione Inter. Ma esatto. Riuscite anche ad andare allo stadio a volte insieme? Sì, andiamo ogni tanto, ci invitano appunto alla lounge e ci andiamo sempre volentieri, conciliando con i miei impegni, se non ho spettacolo, che è sempre complicato, diciamo. Però ci andiamo volentieri anche perché lo stadio San Siro, cioè è molto diverso rispetto a un teatro, ovviamente, però c'ha un'energia particolare. Beh, anche guardare una partita alla tele o andare allo stadio è un'emozione completamente diversa. Però è comunque una cosa molto diversa, ma molto interessante perché è molto intenso, no? E senti davvero... diversamente che in teatro, che comunque vengono per te, per guardarti, applaudirti, ma lì senti veramente, io non immagino i calciatori, cioè puoi dirmelo tu, che cosa si sente? C'è un tifo che poi a teatro da te non è tifo, però è un guardare lo spettacolo, che sia a teatro o allo stadio, in modo diverso, quindi si sente il calore in modo diverso. Sì, immagino, penso che cioè senti proprio la folla, l'energia, la passione degli individui veramente a sostenerti, no? Penso che sia meraviglioso. Però tuo marito è milanista. La disgrazia di casa dovevo averla, diciamo. Come lo vivete il derby? Malissimo. Immagino. Una volta l'ho portato a vedere l'Inter, alla lounge dell'Inter. Cioè mi ha detto, io se vengo qui lo faccio solo per amore. Una bella dimostrazione però. Sì, almeno quella, cioè cavolo, già sei sbagliatissimo, quindi almeno quello. Almeno quello fallo. E il tuo idolo di prima o di adesso? Allora, qual è il giocatore che ti piace di più? Vabbè, il fenomeno Ronaldo. Quello anche il mio. Infatti io giocavo col 9 proprio perché lui quando è arrivato all'Inter aveva il 9, quindi per da lì proprio... ho iniziato subito col 9. Immagino allora. Poi vabbè, nel senso anche ad oggi mi piace un sacco Lautaro, che ogni tanto lo incrocio anche per strada perché abita vicino a dove vado, e quindi lui anche molto. Poi vabbè, il capitano, c'è poco da dire, Zanetti. E tu hai iniziato a danzare da molto piccola, e invece questa tua passione come è nata? In modo molto naturale? Un po' come l'Inter, innata, nel senso che da quando una mi ricordo... cosa che senti. Esatto, cioè io sono nata dicendo, cioè ballando. Io sentivo la musica, la radio, andavo ai matrimoni, mi mettevo sempre a ballare, a danzare. E da quando ho memoria io ho sempre detto, da grande voglio fare la ballerina. Però sai, sono quelle cose che le bambine dicono, non so come dire. Beh sì, c'è chi ha le idee già chiare, c'è chi invece magari cambia sport ogni 3 mesi, però ci sono alcune bambine che dicono voglio fare questo e poi ci riescono, quindi... Sì, infatti
devo essere sincera, mia sorella me lo dice sempre questa cosa, è una grande fortuna nascere con un obiettivo ben chiaro nella tua Sì, testa e soprattutto è anche una grande fortuna riuscire a avere i mezzi, le persone, come nel mio caso la famiglia che ti sostiene, non solo economicamente, ma anche certo, proprio a livello a di livello tempo. esatto, per riuscire a conseguire ad andare verso il tuo obiettivo e il tuo sogno. E così è stato nel mio caso. Sono stata molto fortunata nel mio impegno, in tutto quello che ci ho messo, però sai, una bella Ma dose di certo. fortuna nella vita è sempre Vabbè, però indispensabile. la fortuna sicuramente serve in qualsiasi caso lavorativo e sportivo, però ci avrei messo anche tanto impegno, tanti sacrifici, cioè nel senso nello sport solo chi fa sport, qualsiasi tipo di sport capisce Esatto, può i capirlo. sacrifici, ma sia dell'atleta in sé sia della famiglia, come dicevi tu. Sì, sì, Perché sì. anch'io mia mamma mi portava agli allenamenti, magari la sera mi aspettava al freddo, lavare tutte le cose piene di fango tutti i giorni, quindi Portarti a fare le partite sempre, in tutti i weekend. trasferta. Quindi immagino anche te Esatto. quanto sia stato importante anche il sacrificio della famiglia. Sì, sì, cioè se non c'erano loro non avrei potuto fare niente, ma non soltanto proprio dal punto di vista pratico, che mio padre si svegliava alle 6 di mattina per portarmi col treno a Milano, tornare indietro in Certo, ufficio, cioè di quelle cose che dici solo un genitore può fare, sai. è Però a vero. prescindere da quello anche, parliamoci chiaro, il punto di vista economico, perché comunque sono delle spese importanti Certo, e che ahimè non tutte le famiglie con anche dei figli con un gran potenziale possono possono sostenere, fare. certo. E hai fatto sempre solo danza o hai provato anche altri sport? Allora, nella mia famiglia, mio padre appunto, essendo comunque sportivo, cioè gli è sempre piaciuto sciare, fare trekking, scalare, nuotare, mi ha sempre fatto provare un po' di tutto, perché sai, è giusto Certo, assaggiare e dire questo mi piace di più così capisci rispetto. anche cosa ti può Esatto. piacere e cosa no. E quindi ho fatto un po' di tutto, sciavo, nuotavo, comunque correvo, poi ho provato a un certo punto anche la ginnastica artistica, ho provato un po' di Un po' di sport, cose. sì. E a quanti anni poi sei entrata ufficialmente in una scuola di danza? A 10 anni. Ok, Cioè diciamo così che ho iniziato danza a 7-8 anni in una piccola scuola di provincia, ma a 10 anni ufficialmente sono entrata all'Accademia del Teatro alla Scala. quindi la prima scuola subito teatro alla Teatro Scala. alla Scala, esatto. È stato un bel percorso, Eh, impegnativo, intenso, ti ricordi durato. le emozioni proprio dell'inizio, dei primi anni? Sì, sì, mi ricordo la primissima audizione, che sono entrata in questa accademia fatta di specchi, fatta di vetro, fatta di sbarre, con la commissione davanti, che mi guardava, mi scrutava, io, cioè, giusto col mio bodino, il mio Beh, numerino, poi tutte piccoline, sì. minuscole, cioè poi ero da sola, ero tipo terrorizzata, mi guardavo intorno. A parte un piccolo episodio spiacevole proprio il primo giorno che mi ha fatto capire di che ambiente si trattava, comunque me lo ricordo con tanto amore, tanto, cioè veramente sono quelle emozioni che ti porti dietro, Sì, poi ti che hanno un rimangono. gusto tutto loro. Che poi da grande anche a me capita a volte di ricordarmi di situazioni di quando ero piccola e pensarci quasi con tenerezza, Sì. come per dire vorrei darle un po' più di coraggio, un po' più di forza. Identico, a dirgli va tutto bene, sì, Sì, sì. sì, sì, è Cioè ti vero. riguardi e dici vorrei parlare con la piccola me per rassicurarla, perché poi penso che comunque anche per te dentro quante emozioni che girano, non solo positive, ma anche il ce la farò, sono sbagliata, Sì. cioè tutte quelle cose che soltanto te puoi sapere di aver veramente provato, no? E da piccolina, io vabbè facevo uno sport di squadra, quindi è diverso. Da piccolina sentivi il confronto con le altre? Esattamente, guarda, il primo episodio che proprio mi ha dato il là, diciamo così, è stato proprio di una ragazzina che è venuta da me di punto in bianco. Io ero seduta sulla mia sedia con la mia pettorina ad aspettare, timidissima perché non Eh sì, conoscendo niente immagino. nessuno. E mi ha detto una frase che, sai, prende quelle frasi che ti rimangono stampate. Mi ha detto, se tu verrai presa solo per la tua bellezza. Che poi tu dici, ma una bambina perché deve Esatto. uscire con una frase così Cioè, cattiva? 9 anni, cioè avevamo Cioè, 9 ti rendi anni. conto? Quindi io mi ricordo che c'ero rimasta malissimo e infatti anche adesso riparlandone, è da un po' che non la raccontavo sta cosa, mi dico, ma perché? 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 Più andiamo avanti, adesso che ho mia figlia e ovviamente vai a fare il pensiero del come sarà il suo futuro, cioè mi Certo, viene ancora più l'angoscia perché dico, cioè già 20 anni fa la situazione era così, andando chissà avanti sta adesso. peggiorando sempre di È più. vero, è vero. Nel 2011 ti sei trasferita in Germania.
Sì, allora diciamo che dopo l'accademia, dove ho fatto 8 anni con audizione ogni anno per passare a quello Ok, successivo, mi son diplomata e ho deciso di farmi 1 anno all'estero, perché avevo voglia di un'esperienza, a prescindere dall'esperienza artistica, proprio bisogno di un'esperienza personale, dire: ok, "Me la cavo io con le mie gambe. Vado a vivere da sola, vado a vivere all'estero". E così ho fatto. Ho deciso di andare a Dresda, al Semperoper Ballet, ok. dove ho fatto 1 anno praticamente. Però dopo 1 anno il direttore Scaligero, ex direttore Scaligero, Makhar Vaziev, mi ha chiamata a casa, ha trovato il mio numero di telefono e mi fa: "Dove sei? Devi tornare". Io: "Come devo?" "No, io volevo fare ancora un paio di anni". "No, tu sei sprecata, lì torna". E così ho fatto, sono tornata sotto minaccia praticamente, no, però sono stata contenta perché poi ho iniziato un percorso molto lungo, molto bello, dove mi hanno, cioè prima ero a corpo di ballo, mi han dato dei ruoli da solista, poi sono diventata prima ballerina, insomma è stato un percorso lungo, tortuoso, ma molto soddisfacente. Poi parliamo anche del fatto che sei diventata prima ballerina, ma ho una curiosità. C'è tanta differenza tra ballare in un teatro all'estero, come hai fatto l'esperienza tu in Germania, e qua in Italia? Cioè, trovi delle differenze a livello di danza? Allora, qua andiamo a toccare un argomento un po' delicato perché io sento tanta differenza quando Ok, ballo in un teatro estero rispetto a quelli italiani, rimango nel mio, a quello milanese. ok, Perché comunque forse è una questione proprio di come la società cresce, non so come dire. Cioè, in Germania, ti faccio l'esempio, per un bambino di 8, 9, 10 anni è normale andare a teatro. ok. È normale andare a teatro, sedersi, guardarsi un'opera di 2, 3 ore, un balletto. In Italia è una cosa eccezionale. È proprio Cioè, una cultura è una diversa. cultura diversa, hanno proprio una mentalità diversa e da danzatrice, quindi da chi sta sul palcoscenico, lo si sente tantissimo. È un pubblico comunque allo stesso tempo caloroso, ma diverso. Diverso. Sì, è proprio, c'è questa grande differenza che io sento. E nel 2018 sei diventata prima ballerina. Sì, 2018 finalmente dopo anni di tutto e di più del circo, diciamo, sono diventata prima ballerina con grande soddisfazione perché era il sogno di una vita, E no? beh, Sì, tutte le bambine che entrano a ballare al Teatro della Scala sognano di diventare prime ballerine, esatto. immagino. Sì, sì, cioè diciamo che la maggior parte è il loro obiettivo finale. E quando sono diventata prima ballerina, a parte che è stata un'enorme soddisfazione personale per me, ma anche per le persone che mi hanno sempre sostenuta fino in quel momento, cioè la mia famiglia Certo. soprattutto. Mi sono, cioè da sola ho fatto brava, cioè ci sei riuscita, nonostante tutto, no? Certo. Beh, io non conosco benissimo come funziona, ma per diventare prima ballerina devi fare delle audizioni, degli esami. Come si può arrivare a diventare prima ballerina? È una domanda lecitissima perché in mille modi diversi. Ok, E diciamo che ad oggi funziona che devi fare la gavetta, beh, quindi quello... come è giusto che Ok, sia. Da lì ti devi mostrare capace, o più capace, diciamo così, di altri. ok, E poi soprattutto, come in ogni ambiente, ci deve essere la persona giusta che crede in te, ti dà le giuste opportunità e tu devi saperle cogliere. ok. E quindi piano piano ti danno il primo ruoletto da solista, poi ti fanno provare uno spettacolo pomeridiano da prima ballerina, se funzioni te ne danno un altro, la produzione dopo, il Lago di Cini ti fanno fare pure quello. E quindi diciamo che è stata un dover dimostrare quotidianamente di avere un valore un po' più aggiuntivo rispetto ad altri. Sono tanti piccoli step. Esattamente, che ti porta ad arrivare poi alla fine all'obiettivo, l'enorme obiettivo finale. Però oltre alla passione per la danza hai anche la passione per la moda. Ho visto Sì, sui social delle tue foto bellissime, grazie. appunto vestita con abiti bellissimi, tutto molto Sì. modaiolo. Sì, allora, ti dico, non è una cosa, vabbè, la moda mi è sempre piaciuta, mi ha sempre ispirata, però negli ultimi anni veramente mi ci sono un po' più dedicata, probabilmente perché, sai, dopo comunque tanti tanti anni di carriera, cioè poi sembra che ne ho 50 anni, no, No, però si inizia presto, quindi poi esatto, già perché si 30 finisce anni sembrano presto. tanti. Esatto, anche perché noi finiamo a 46 anni, Sì, sì, ufficialmente si va sì. in pensione e già dai 40 anni fai decisamente meno. Se il tuo corpo regge, poi più finché la barca va lasciala È andare, anche però soggettivo. esattamente. Però dopo un po' di anni ho voluto provare qualcosa di diverso perché avevo esigenza di
provare qualcosa di diverso, perché io sono dell'idea che nella vita comunque devi sempre avere stimoli, Certo, devi sempre, è la perché cosa sennò ti principale. appiattisci, non ha senso, no? È vero. Cioè, ci deve sempre essere un glow up, diciamo Sì, sì, così. sì. E nella mia vita a un certo punto ho detto proviamo qualcosa che mi ha ispirato fino ad oggi ma che non ho mai osato. Ed ha funzionato. E quindi ad oggi lavoro con diversi brand di moda, di Bello. beauty. È bello e stimolante, sicuramente. Comunque vuoi non vuoi porta sempre qualcosa di diverso anche nella mia vita professionale, nella Ma mia sono carriera comunque artistica. esperienze che ti arricchiscono sotto altri punti di vista che poi ti servono in quella che è la tua vita di tutti i giorni. Esattamente. È vero. E com'è cambiata la tua vita da quando sei diventata mamma? Allora, Sorrisone subito. no, allora, io ho la grande fortuna che mia figlia è bravissima, quindi partiamo da questo presupposto. E lei è arrivata in un momento del tutto inaspettato. Mi ero appena sposata, dopo neanche un mese, e non era di certo preventiva, cioè non è stata cercata per niente, quindi è Ok. stato un fulmine a ciel sereno, possiamo dirlo. E all'inizio non l'ho presa tanto bene perché comunque era, ok, è comunque un dono di Dio, quindi è un'enorme fortuna e privilegio nella vita, certo. Però sai, quando arriva in un momento non deciso, io nella mia vita ho sempre deciso, pianificato tutto al minuto, Sì, sì, quindi in un sì. momento dove la vita ha deciso per me è stato abbastanza scioccante all'inizio, soprattutto perché io ero piena di nausee, quindi è stato Tosto. difficile. Però poi una volta che è nata, una volta che l'ho conosciuta, una volta che ho iniziato a interagirci, che mi guardava con quegli occhioni, con quel Vabbè, sorrisino, cioè lì è capisci il stupendo. senso, no? Tutto trova il suo posto, il giusto posto del Certo. lavoro, il giusto posto. Ogni piccola cosa si riconnette e capisci il senso generale della vita. E come riesci a conciliare lavoro e famiglia adesso che appunto c'è anche la bimba? Non ci riesco. Perfetto. No, vabbè, faccio del mio Impazzisco. meglio. Esatto, più o meno, guarda, sono abbastanza esaurita in realtà. Però no, cerco di fare il mio massimo. Sicuramente ho la grandissima fortuna, come da sempre, di avere una famiglia che mi aiuta tantissimo. Quindi io ho a disposizione, diciamo, la mamma e il papà che comunque sono ancora giovani e riescono ancora a tenere la mia bimba. E sicuramente loro mi aiutano tantissimo. E poi io dal canto mio cerco di fare il massimo sempre. Quindi quando Certo. lavoro intensamente, appena finisco corro a prendere il treno subito per stare il più tempo possibile con la mia bimba, cerco di conciliare il più possibile tutto quanto. Però Dormo voi poco capita però. che avete anche delle tournée lunghe a volte, no? Sì, abbiamo delle tournée abbastanza lunghe che in realtà ad oggi ancora un po' post-Covid, che ancora si fatica a viaggiare, non abbiamo ancora provato veramente. L'anno prossimo andremo in Cina, andremo a Dubai, andremo forse a Parigi anche, non mi ricordo. E beh, probabilmente se possibile in trasferte abbastanza vicine, tipo Parigi, Mm? vorrei portarmela via con me. Beh, è una bella Quindi esperienza anche per lei, anche se è ancora piccolina. esatto, però Però, comunque, sai, anche penso anche come te, assaggiare anche un po' il palcoscenico, assaporare eh sì, quel gusto diverso, secondo me può essere anche molto bello per lei, a prescindere da quello che poi nel suo futuro farà. ma anche il fatto di viaggiare, stare in mezzo a tante altre persone ti porta già anche da piccolina a crescere un Esatto, po' di più, a essere più aperta, espansiva. esatto, a già aprire Esatto. i tuoi orizzonti. Invece tuo marito come l'hai conosciuto? Perché anche lui ballerino. Sì, anche lui ballerino, non sapevo che era milanista, perché sennò probabilmente a quest'ora non saremmo qui. Ma quella è la prima domanda. Hai Ciao, ragione. piacere, che squadra tieni? Lo so, sono stata troppo ingenua. No, lui l'ho conosciuto sempre in teatro. Mm? Ci siamo incrociati 2 o 3 volte prima di vederci ufficialmente, cioè di conoscerci ufficialmente in teatro, e però non abbiamo mai avuto occasione davvero di conoscerci. E niente, semplicemente conversazioni, cioè piccolezze, il fatto che fosse così introverso, così timido, molto peculiare per un danzatore, no? Che si esibisce davanti a migliaia di Esatto, è un persone. po' contrastante. Esatto, e proprio questo aspetto suo talmente tenebroso che mi ha incuriosita. Ho detto, ma interessante, Sì, proviamo a conoscerlo un po' meglio, un po' più a vediamo un po'. fondo. E così niente, noi proprio il classico amore dietro le quinte, il classico proprio amore, quello che si vede nei film. Bello. Ed è stato amore a prima vista, posso dire, cioè non a proprio a prima vista, ma prima chiacchierata. Beh, Sì, certe cose si sentono, eh. subito, guarda. Io dopo una settimana sapevo che l'avrei sposato, cioè te lo giuro. Ah sì? Sì, sì, dopo 10 anni, ancora con tutti i difetti che c'ha,
però sono ancora Però è innamorata amore. e ancora sono contentissima di essere con lui e grata. E il fatto di fare lo stesso lavoro è mai stato magari un problema o vi ha creato magari qualche difficoltà? Già Mamma dalla tua mia. faccia capisco tutto, Sì, perché sai, lavorare insieme è sempre difficile, in in generale. qualsiasi caso. Figurati fare un lavoro artistico dove spesso, cioè, sei a contatto corpo a corpo tutto il giorno, quindi non solo a casa, Eh e più sì. anche al lavoro. Quindi, cioè, ovviamente, fortunatamente non sempre balliamo insieme, però in sala prova è un disastro perché non c'è mai il giusto limite lavorativo, cioè mentre ad un collega non ti permetteresti mai di dirgli che cazzo stai facendo? Con lui lo fai, no? Non riesci Cioè, mai neanche a staccare, esatto, esatto. Però abbiamo una regola, fuori da teatro non si parla più di lavoro giusto? e questa cosa qui ci salva. Funziona, Sì. vi aiuta. Mm. E se non avessi fatto la ballerina, cosa ti sarebbe piaciuto fare nella vita? Sono appassionata anche di fotografia, quindi Ok. qualcosa di videomaker, cioè queste cose qui a me piace tanto, mettermi lì a montare video, vederle in prospettive diverse, quindi forse qualcosa di questo genere. Non ti direi lavorare con la moda perché sarebbe scontato, andiamo a cercare qualcosa di un po' più diverso. Ok. Però sì, mi sarebbe piaciuto probabilmente lavorare sotto questo punto Però di sono vista. tutte cose artistiche, vedi? Quindi una vena Sì. artistica dentro te comunque c'è. No, ma semplicemente perché, ahimè, non potrei fare altro probabilmente. Cioè, se mi chiedi di Vabbè. fare un calcolo, io dammi il cellulare, dov'è la calcolatrice? Devo ammettere i miei limiti, questo è un mio grande limite. Vabbè. Però nel 2022 hai partecipato anche a un programma con Roberto Bolle, poi sei Sì. stata nella giuria di Amici, quindi Sì. hai fatto anche tante esperienze diverse. Come sono state Sì. queste? Sono state tutte molto interessanti, ognuno con delle sue cose molto positive. E vabbè, con Roberto, che è un grande amico, lui è una grande artista, è una grande persona, a parte bellissimo, 50 anni, io non so cosa sia Una successo. statua? No, la natura ha fatto qualche C'è un cosa problema, strana il su tempo di si è lui. fermato Esatto. perché non è possibile. Esatto, comunque ballare con lui è sempre una grande emozione perché balli con un colosso e non Certo. soltanto fisicamente parlando, proprio nel nostro campo lui è un idolo, no? È come se io dovessi palleggiare con Ronaldo. Sì, Ronaldo esatto. il fenomeno. Esatto, È la infatti stessa immaginavo, cosa, stiamo quindi parlando di posso lui. capire quello che senti. Esatto. Poi vabbè, anche essere stata giudice ad Amici è stata anche quella un'esperienza molto, molto diversa, perché comunque è la prima volta che mi ritrovavo dall'altra parte. Sì. Di solito sono io quella giudicata. Invece a dovermi confrontare con dei ragazzini in fase di crescita è anche stato difficile perché devi essere molto delicata, cioè sai, È soprattutto una responsabilità anche. esatto, cioè devi dare non devi mentire ovviamente, devi dare delle giuste correzioni nella giusta maniera, perché Sì. piccolezze a quell'età possono demolire una È persona. vero. E quindi è stato comunque interessante. Poi vabbè, Maria De Filippi è un'enorme regina di Stupenda. casa, quindi proprio stupenda, nulla da dire. E poi vabbè, piano piano sto provando anche cose diverse, come appunto quest'anno anche con Pechino Express, che ho voluto fare l'ennesima challenge nella mia vita, ecco. Beh, che esperienza è stata, però bellissimo. Meravigliosa, guarda, te la È consiglierei. l'unico reality che io farei. Te la E consiglierei. spero di farcela prima o poi perché è un viaggio incredibile. Sicuramente ce la secondo me. fai, sono sicura, convintissima che ce la È un farai. viaggio incredibile. Ed è non si, cioè, sai, ogni tanto, anzi spesso mi viene chiesto, ma com'è stato? Non te lo posso spiegare. È stata una roba assurda, cioè, è come, se anche adesso ripensandoci, sembra come di non averlo vissuto, sembra come di averlo sognato, Sì, talmente è stato assurdo, tutto assurdo, ma tutto meraviglioso. Cioè, hanno trovato questo format di reality che secondo me cioè, veramente ti porta a casa qualcosa. Cioè, tu finisci Piena. piena. E poi è un format vero. Verissimo. Cioè, tu puoi davvero vedere le persone come sono realmente e le Veramente. persone possono vivere l'esperienza in modo vero. Sì, verissimo. Quindi è bello per questo. Cioè, è quasi scioccante proprio perché è talmente impattante come ti arriva questa esperienza che davvero è spietata sotto un certo Sì, punto sì, di sì. vista. Beh, ti mette anche in faccia la realtà dei Esattamente. paesi in cui vai. Esattamente. Cioè, per quanto può essere meraviglioso, vedi anche delle cose brutte, perché diciamocelo, c'è gente che veramente vive nella povertà più estrema e che comunque ti dona tutto, cioè Quindi, certo. che tu dici
Ma io di che cosa sto È vero. parlando? Cioè, io che mi arrabbio con quelli della cucina perché non mi porta alla cucina una Sì, sì, settimana sì, è prima, vero. cioè per dirti. E a quel punto rinquadri un po' tutta la vita, tutto il tuo concetto che hai avuto fino ad È ora. vero. E anche questa condivisa con tuo marito, Sì, giusto per non giusto stare un attimo separati. perché sai com'è. No, però ti dico, fortunatamente l'ho condivisa con mio marito, perché sono quelle esperienze talmente forti che devi assolutamente farla con qualcuno davvero di vicino e che davvero ti conosce al 100%, perché condividi a parte cose proprio intime, Certo, che per forza di cose la circostanza ti porta, comunque hai bisogno di un sostegno morale per riuscire ad andare avanti oltre certe cose che tu vedi che moralmente ti fanno male. certo. E ti dico, non avrei potuto scegliere compagno migliore di viaggio. Sì, in questo caso ti dico, è andata benissimo così. L'amore è stato molto utile. Sì, molto, anche perché non ci siamo mai scannati, non so se si può dire scannati, Sì, però si può si dire. capisce cosa intendo, ma anzi ci siamo sempre sostenuti stranamente perché ero convinta di tornare divorziata. No, E invece dai, no. invece vi Ma invece ci ha rafforzati. rafforzato, esatto. E qual è stata la cosa che ti ha segnato di più in questa esperienza che hai visto, che appunto hai vissuto? Allora, un po' tutto, ma se proprio devo pensare nel dettaglio qualcosa che davvero mi porta a casa, l'ultima sera, prima di poi tornare a casa, abbiamo trovato ospitalità da una famiglia che teneva, si chiama Lana Thai Massage, che era un Ok. negozio di massaggi, che quando gli abbiamo chiesto alloggio per la notte, loro ci fanno, guarda, noi non abbiamo una casa, noi dormiamo qui. Loro cosa facevano? Avevano 4 lettini e avvicinavano 2 lettini e 2 lettini, dormivano dove facevano i massaggi in pratica. E hanno dormito in 3, lui, la moglie e il bambino di 6 anni, in 2 lettini, e a me e mio marito ci hanno dato 2 lettini. E abbiamo dormito in 8 metri quadri tutti insieme, e mi ha anche scioccato il fatto che avessero per mangiare un bollitore a terra, neanche un angolo Sì, sì, cucina né sì. niente. Però quello che mi porta a casa sicuramente è stato proprio la purezza d'animo, cioè quello che ho sentito, perché poi una volta spente le telecamere, perché per la notte non ci sono le telecamere, Certo, tu hai un contatto vero. davvero con le persone e quindi ti scambi esperienze di vite, ti scambi piccole pillole di umanità che però poi ti rimangono, che ti Sì. porti a casa e che sono, diciamo così, sono la ciliegina sulla torta del tuo viaggio. È bellissimo anche perché noi, per quanto abbiamo praticamente tutto noi in Italia o comunque più nella parte occidentale, ci manca però questa sensibilità, questa purezza. Cioè io immagino se dovessi io andare a chiedere anche a una persona che ha un attico di 300 metri quadri se mi ospita a dormire per la notte, mi chiude la porta senza neanche rispondermi. Cioè. Tra teatro e TV, cosa ti piace di più? Sono 2 cose molto molto diverse, perché il teatro, la cosa bella e brutta del teatro è che è ciak, azione 1, fine. Quindi o la va la spacca, come Certo. dire. E questa è una cosa sicuramente che a prescindere dal fatto che è bello perché è vero, è vivo come lavoro, è anche molto stressante perché Certo. sai che Sei probabilmente sempre 2 sotto tensione. mesi di lavoro, ma hai una possibilità. Cioè, capito? Un pochino come le gare Sì, sì, sì. olimpioniche, ecco, diciamo. Solo che noi le viviamo non ogni 4 anni, ne viviamo ogni Molte di più. 2 Esatto. giorni, tipo una roba del genere. E mentre la televisione è anche molto interessante, però lì la cosa che per me personalmente è molto meno stressante, perché sai che nel caso tagli e rifai. Certo, meno stressante e più divertente. Esattamente. Quindi se vogliamo dire di cosa mi diverte di più, sono 2 tipi di divertimenti diversi, però entrambi mi piacciono molto. Ad oggi non so ancora scegliere. Beh, quindi quando smetterai in teatro, magari continuerai in TV. Mi Potrebbe piacerebbe essere molto. un percorso che ha anche un senso bello di crescita. Sì, mi piacerebbe molto, non lo nego sicuramente. Siamo arrivati alla fine. Io ti ringrazio per questa Grazie. bellissima chiacchierata perché per me è stata bellissima. Mi hai raccontato Anche per delle me. cose super interessanti di un mondo che non conosco più di tanto, ma che mi affascina molto. Quindi grazie. Grazie mille a te, Regina, veramente grazie. Forza Inter, dobbiamo dirlo sempre ad ogni chiusura di Forza questo Inter, podcast. sempre, certo. E magari ci vedremo allo stadio per qualche partita. Molto volentieri. Grazie ancora. Grazie mille.
Se un giorno farò Pechino ti chiamo per chiederti consigli. No, adesso ne parliamo subito se vuoi fare Pechino. Ti do un po' di dritte. Va bene.